Abbiamo iniziato per Simone. Ciao Monica, ciao Elena. Ciao. Ciao. Sessione doppia anche oggi. 5, 4, 3, 2, 1. Ditemi se lo vedete e come. Sì, allora, io lo vedo su questo tavolo di metallo dove ha le caviglie e i polsi legati con delle cinghie di acciaio e si sveglia di colpo. Mi fa vedere che è un abduction. Vedo in giro ci sono 2 mantidi a sinistra e 2 grigi sulla destra e se non sbaglio lui se n'è accorto, tipo una notte si è svegliato di colpo con tipo una sensazione strana appunto di essere legato e cose varie, mi fa vedere questa cosa. Ti dà l'autorizzazione, Elena? Sì, è come se mi mostrasse la scena, ok, l'immagine, e lui si trova un altro Simone, sempre lui, a lato, no? E mi dice guarda, guarda qua, come se fosse il punto da cui lui vuole partire, tipo, ecco. Monica. Sì, è molto collegata questa visione di Elena. Siamo io e lui in un parco che conosciamo entrambi. Però lui, anche se è a piedi nudi, porta la mia attenzione verso il cielo e mi fa vedere 5 astronavi di grandezza decrescente. Ti dà l'autorizzazione? Sì, lo sento più attratto verso il cielo che verso il prato a cui noi siamo collegati in quel momento. Vibrazione. Elena. 28 miliardi. Se Monica vedi qualcosa di diverso, intervieni, se no no. Con consapevolezza. 138. PS. 39. Vite precedenti. 1891. Cervello. No, 9. Siamo lì, no Monica? Sì, 8,5 mi è venuto il cervello, il resto tutto molto simile. Monica, nome del progetto di Simone. Viene experimenta. Experiment. Elena? Experimenta. Experimenta. O esperimenta? Con la X. Experimenta. Elena? Mi viene globo stellare. Molto simile. È come se vedessi il collegamento, proprio come se ci fosse una linea tra l'immagine che ha fatto vedere a me, quella che ha mostrato a Monica, ok, delle navicelle, e la costellazione che lui ha visto. Nome della PS, Monica. Lucilla. Elena. Fungo atomico. Della PE. È un'esplosione di luce in entrambi i casi. Sì, è proprio il bianco sopra, mi fa vedere. PE, Monica. Mattone. Marcantonio. Marcantonio. Elena? Paracadute. Ok, entità eteriche, Monica, vediamole. C'è folla. Allora, il primo vedo l'uomo del tempo.
Poi c'è un coccodrillo in piedi, una che è un po' mantide, un po' libellula, perché mi sembra che abbia 4 ali. Ah, 4 ali, perché forse 2 sono di una mantide e 2 di un'altra, forse 2 mantidi addirittura sono. Vabbè, insettoidi. Sì, insomma così. E poi mm, Lucifero, i Pleiadiani. Poi mi fa vedere una popolazione che viene da B28. Comunque sempre lì, nella costellazione lì delle Pleiadi. Cioè B28 e Pleiadi. Lì, nei Lì. dintorni, tipo, sì, nei paraggi. Mhm. E poi un piccolo falconiforme. E DL? 3. Avevo realizzato un rettangolo per le entità eteriche e sono uscito per scrivere, che ce n'erano troppe. Entità eteriche, Elena. Sì, vedo quelle che ha visto Monica. C'è anche un serpente che lo vedo collegato al secondo universo, collegato a quel tizio, il maestro del suo maestro. Secondo universo. Nel secondo universo mi fa vedere me lo chiama Shira ed è tipo l'immagine di come se fosse una specie di fakiro ma con i lineamenti tipo le orecchie a punta e dei denti sporgenti e la pelle verde. Quindi secondo universo Sì. sempre. Entità mentali, Monica. Allora, una secondo me è collettiva, no? Ed è tipo senso di straniamento. Ok? Quindi vivere su questa terra, non sentirsi di questa terra, con questo senso di scollegamento, di estraneità, così, no? Mhm. Poi manicomio, che è un po' questo senso anche di confusione, che gli sfugge qualcosa, che non sa bene come mettere insieme i pezzi, come se la testa non gli rispondesse completamente, capito? Come una testa non completamente integra. Mm. Così mi viene, no? Infatti poi dopo lui ci ha riferito diversi episodi legati a lui e ad altri familiari in cui la testa è stata protagonista di disagi, di ferite, di traumi vari. Mhm. E l'altra me la chiama tipo baratto, come se questa entità avesse insediato in lui la credenza che c'è un do ut des, per avere devi dare, e molto spesso però è come se fosse un baratto iniquo, quindi lui per avere qualcosa che può essere, che ne so, avere una soddisfazione, avere l'amore, eccetera, deve dare, un dare che lo fa perdere, ecco. Livelli. Allora, il senso di straneità collettivo, così, che vedo che proprio attecchisce su molti, direi intorno al 5. Il baratto 4 e 3 il manicomio. Elena. Sì, manicomio io vedevo proprio già da prima quando diceva appunto il senso di non riuscire a muoversi, vuoto, ok, vedevo già da quando ci diceva i punti proprio come se lui si svegliasse legato al letto, ok, proprio come se fosse in un manicomio
e per alzarsi deve fare lo sforzo di rompere le cinghie e alzarsi, quindi manicomio è proprio esattamente, io ho visto l'immagine. Poi quella di livello 4, sì, ho visto proprio l'immagine di lui che, questo Daoud Des, ok, lui che è come se per sentirsi amato, per essere amato, deve dare il doppio, il triplo rispetto a quello che secondo lui riceve. È proprio un meccanismo ehm, che questa entità mentale gli fa partire in automatico. Proprio per allora, due ragioni. Primo, per far sì che lui incontri donne che lo fanno sentire così, quindi insieme all'uomo del tempo lo deviano proprio verso donne di questo genere, no? E secondo, per sentirsi sfinito rispetto alla storia e quindi poi mollare e allontanarsi. Proprio col tempo l'obiettivo di questa entità mentale è proprio e dell'uomo del tempo, proprio farlo allontanare, sarebbe stato quello di farlo allontanare dal mondo femminile. Elena, chiamiamo, anche se non lo abbiamo, rapidissimamente chi vuole venire nel cinema. Non abbiamo un cinema, non l'ha chiesto Simone, ma lo creiamo lo stesso. Chi viene? Allora, il padre in prima fila, poi vedo il fratello di fianco al padre e poi c'è un altro ragazzo, potrebbe essere un cugino o un amico caro, vedo molto vicino. Ma hai un amico Simone? Hai un fratello Simone? Due fratelli, ok. Ah, allora sono due fratelli. È il fratello e l'altro? Sono due fratelli? Sì, perché vedevo un familiare molto stretto, pensavo Proviamo. fosse un cugino. Ci sono due maestri, uno è il maestro dell'altro, cioè il maestro di Simone e il maestro del maestro. Chiamiamoli. Allora, il maestro del maestro arriva con presunzione. Allora, l'immagine è come se cercasse di camuffarsi, allora, è come se fosse metà energia molto sincera e metà energia molto artificiale, mi viene da dire, molto controllata appunto dal secondo universo, no? Quindi abbastanza conscio anche di questa cosa. Quindi lo vedo che entra nel cinema cercando di camuffare tutta l'altra metà. Ma perché entra? Perché il maestro di Simone entra, entra sinceramente con tutta la volontà per seguire Simone, ma appena entra l'altro maestro, è come se si Abbassasse le ali. abbassa, esatto, no? Quindi si sottomette, ecco, quindi vedo questa cosa qua. Secondo me il maestro del maestro dovrebbe uscire. Ma il maestro del maestro, se entra con questa baldanza, non può neanche entrare. Quindi si entra per se stessi e per sapere delle informazioni. Entra. No, è uscito e il maestro di Simone proprio ha avuto questa leggerezza, si è rialzato e adesso ha la schiena dritta e molta energia, molto verso Simone. Ecco, ascoltare appunto Simone. Monica, ci sono impianti eterici in Simone? Ti posso solo dire che ho visto nel cinema la sua, cioè uno che forse è il suo primo amore, la sua prima fidanzata e l'ultima nel cinema. Sedute come? Sono dall'altra parte e la sua prima fidanzata con cui ha avuto una storia, ecco, con cui realmente si è realizzata una storia, e è abbastanza avanti, anche se dall'altra parte della platea. E invece la più recente è più o meno a metà fila, sempre dall'altra platea, non quella fuori dai familiari. Allora, per gli impianti, allora, mi fa vedere un impianto mentale che sembra quasi di rame, tutto a serpentina, abbastanza fitta
che circonda sia la fronte proprio fisica per penetrare poi all'interno e poi tutta la parte della testa proprio, la calotta. Mhm. Ma dunque, questo è il mentale. Fisici mi dà come una specie di filo dissuasore e me lo fa vedere tipo che fa spalla destra, anca destra, alluce destro e crea quindi come se fosse una sorta, diciamo, di filo dissuasore, di filo spinato. Ecco, che crea proprio un allontanamento, un isolamento. Vedo così. Elena? Sì, questo filo dissuasore che dice Monica lo vedo anche proprio come se fosse un rivestimento di tutto l'addome, quasi a neutralizzare o comandare l'energia proprio di quei tre chakra, no? Del chakra del primo, del secondo e del plesso solare. È come se cercassero di limitare quell'energia in quella zona lì con questo filo. Va bene, Elena, Simone vibra 28. Andiamo a una di quelle mattine in cui fatica ad alzarsi. Si sente svuotato e demotivato. Lui che è super iperattivo e fa tante cose in una giornata, tra cui 3 lavori, il principale e 2 lavori secondari. 2-3 miliardi. Perché? Che succede quella notte? Spesso, spesso deve quasi lottare. Allora, 2-3 miliardi perché lui ha fatica durante la notte, tenta di tenere le vibrazioni alte, ok? Lo vedo proprio quasi lottare in questa posizione dove è legato, che mi ha fatto vedere anche all'inizio, no? Proprio come se faticasse a tenere la vibrazione a 2-3 miliardi, cioè se lui non lottasse gliela porterebbero anche a 800 milioni. Monica? Mm-hmm. Sì, mi aveva fatto vedere che in effetti la sua originale era 0,8, proprio come sta dicendo lei adesso, 800 milioni. Però è come se lui avesse un rapporto doppio, perché da un lato è come se li percepisse come i suoi veri fratelli, dall'altro come i carcerieri barra, sai, assistenti manicomiali, no? Quasi, sai, tipo una sindrome di Stendhal, no? In cui la vittima si innamora del carceriere. Ecco, quasi così, questo rapporto ambivalente. Non ho capito chi sono questi carcerieri. Allora, io li vedo, i pleiadiani, sì, con questi collaboratori di B28 che secondo me sono una specie di popolazione comandata dai pleiadiani e che si occupano a volte anche loro stessi di effettuare queste abduction. Beh, chiamiamoli questi pleiadiani. A tratti sono proprio i suoi fratelli ideali, no? Chi è il capo? Il capo dei pleiadiani o il capo dei B28? No, aspetta che cioè, non so se viene sempre Ashtar, no? Sì. Lui ci tiene a essere riconosciuto come capo dei pleiadiani. Cosa sanno fare questi pleiadiani capitanati da Ashtar? Che ci possono aiutare a coltivare l'ammirazione che abbiamo per loro. Noi sappiamo farci amare come nessun altro.
come se l'amore che loro riescono a suscitare fa sentire anche quasi questo senso di nostalgia. Sai, spesso le persone vengono a dire: ma io ho il sangue pleiadiano, io sono stato abitante delle Pleiadi e quel vissuto lì è stato unico, speciale, irripetibile. Ok? Sanno proprio instillare questa sensazione qua di nostalgia cronica. Sì, a me è capitato più di una volta di incontrare persone che hanno avuto esperienze dirette con pleiadiani anche incarnati, cioè qui sulla Terra, no, con sembianze umane, che quello che mi descrivono e mi descrivevano è proprio che avevano un contatto energetico, quindi con lo spazio e le molecole, sentivano delle vibrazioni altissime, e quindi appunto questi pleiadiani si fanno amare, proprio amare, cioè persone che si innamoravano di questi pleiadiani, che si innamorano di questi pleiadiani perché gli fanno sentire un'energia altissima. E quindi diciamo li agganciano in questa maniera soprattutto. Quindi tutti anche con anima, no? Questi pleiadiani? Ovviamente no. Non ce l'hanno? No, infatti poi quando novità, si sganciano, oggi. Quando le persone si sganciano poi diventano anche molto arrabbiati nei confronti delle persone che riescono a sganciarsi, no? Quando si accorgono. Va bene. E siamo ancora qua a parlare di Ashtar Sheran, che è il cavallo di battaglia di quegli altri, ma insomma noi siamo un pochino più avanti. Ma va bene lo stesso. Quella volta, Elena, che Simone, adesso parliamo del Tai Chi Chuan, che Simone sta praticando Tai Chi Chuan all'imbrunire e poi diventa anche notte, quindi il cielo diventa sempre più stellato e si sente di girare la testa, di guardare un punto preciso del cielo, vede una costellazione, cerca di ricordarsela, fa una ricerca sulle Pleiadi. Che succede? Sì, allora in eterico vedo proprio lui sul prato che pratica, ok, e con un raggio di luce energetico lo richiamano a girarsi. E poi fanno tipo un flash, no? Proprio come l'ha descritto lui, tipo un flash. Sai come tipo il faro, no? Oppure quando fanno i segnali di luce, ecco, una cosa simile. E quindi lui se l'è memorizzato e l'ha guardato e è andato a vedere. Era proprio per ricordargli che erano loro collegati alle abduction, sogni che lui ha, perché durante le abduction cercano anche di fargli sognare delle cose che in qualche maniera lo ricollegano a loro per agganciarlo. È un primo approccio molto morbido. Vedo una collaborazione con le mantidi, quindi in maniera, no, un po' più subdola, morbida. Monica? Sì, e gli hanno fatto ricordare, perché lui dopo questa ricerca si è ricordato che una struttura sportiva che frequentava da bambino aveva nome Pleiadi e quindi gli hanno fatto come sentire che loro sono con lui da sempre. Non l'hanno mai abbandonato, sono sempre con lui e saranno sempre con lui. Questo gli vogliono trasmettere. Causa esoterica, Monica, delle tante problematiche, un po' l'abbiamo già detto, al cranio, frattura e botta qui in centro alla fronte, più o meno, diciamo al terzo occhio. E dunque, è proprio come sei, allora, quindi abbiamo visto l'entità mentale manicomio e poi è come se loro, questi pleiadiani, cercassero proprio anche un pertugio, una fessura fisica per entrare e quindi frattura al cranio. Quindi loro trovano proprio uno spazio, un'insenatura per trovare una loro posizione, un loro insediamento. Ed è un modo ideale anche per riuscire sia a farsi sentire costantemente come presenza, sia ovviamente a stimolarlo durante le abduction in maniera più forte, più diretta.
Elena ha qualcosa da aggiungere? No, esattamente questo, vedo proprio come se come se avessero inserito un, un metallo, un filo di metallo, un chip da lì, da quella fessura, da quella frattura, per essere sempre collegato. Ok, chiamiamo l'inventore in carne e ossa o in eterico. Io non ne so niente assolutamente del Tai Chi Chuan. Ma anche se ne sapessi, ci sarà una storia che dice che è nato nel paese X, di solito c'è sempre un frate, non lo so, francamente, un monaco che il giorno che gli è girata ha fatto una certa cosa. Ma di solito è questa, poi io non lo so, francamente. Ma saliamo su. Chi ha inventato una parte della coscienza, un'entità, un essere umano, una donna, un uomo, un archetipo? Allora, quello che io vedo è quest'uomo, sì, che si fa, cioè, lo vedo le prime volte che fa queste gestualità, questi movimenti, è su un prato e si accorge che facendo certi movimenti con una certa sequenza su questo prato, appunto, quindi più all'aperto, sente e vede il movimento energetico in una certa maniera. Da solo, lo intuisce Da solo, da per solo. caso. Per caso, sì. Molto, era una persona molto Connessa. connessa con sé, ok? Sì. Ma a tempo pochissimo, secondo me sarà passata qualche settimana, a dir tanto, vedo ehm, un'entità nera molto sottile, ok, che lo aggancia. È difficile, non so se c'è una sequenza, cerco di descriverla così. Vedo questa entità molto sottile nera che aggancia questa scoperta, tra virgolette, e fa sì che quest'uomo lo inizi a trasmettere alle persone intorno, ok? E tramite di lui inizia il passaggio di questo tipo di energia, che però viene risucchiata da questa entità del secondo universo. Non è sempre stato così, nel senso che quella parte energetica, in molte persone che poi hanno fatto Tai Chi nella storia, da soli, cioè che hanno imparato da quel tipo di mh, provenienza, ok? Però poi si sono accorti dell'energia, è come se diciamo l'unione di tutti i movimenti del Tai Chi creano una sfera energetica che è molto protetta per la persona, quindi riesci a creare la tua energia, a far risuonare e ripetere la tua energia dall'interno, ok? Ma alcune persone se ne accorgono e proprio quello fa sì che si stacchino dagli altri, quindi da un insegnamento, dal trasmetterlo agli altri in maniera un po' più così, no, come posso dire, più diffusa, ecco. Ma tutta la parte invece che va di moda, tra virgolette, comunque la vedo un po' collegata a questa entità. Monica. Sì, l'ha descritta proprio perfettamente, perché io ho visto proprio come una specie di intersecarsi, attorcigliarsi di due energie, un tipo bianco-nero. E ho visto come ci sono alcuni soggetti che riescono in qualche modo ad allontanare entrambe le forze, sia quella bianca che quella nera.
anche perché quella bianca è sempre solo apparentemente bianca, perché è comunque un modo per creare una sudditanza, per creare un'assenza di libertà. Quella nera poi ovviamente è ancora una forma di maggiore interferenza, ma anche un po' più palese, più chiara. Ma ci sono alcuni soggetti, pochi, che sono in grado di isolarsi, diciamo così, da questa doppia interferenza. E Però Simone? sono effettivamente pochi. No, Simone non mi sembra che sia stato. Cioè, lo vedo più su a volte da quella bianca, a volte da quella nera, è stato assoggettato, diciamo così. Sì, certo che potrebbe anche lui liberarsi dal gioco di entrambe, sì. Andando in quel paese? No. Non a quel paese, No. in quel paese, che non direi comunque dell'Oriente. No. Anzi, proprio esatto. il fatto che lui sia tornato indietro, l'ultima volta sia tornato indietro molto prima rispetto alle sue aspettative, È un po' è proprio turbato. questo. È proprio la PS che l'ha fatto, diciamo, stare male proprio. Quindi anche questa volta che ha un'altra opportunità di crescita in Oriente per apprendere nuovi step del Tai Chi Chuan, ha però ha delle perplessità e Sì, secondo me lui potrebbe trovare il Tai Chi dentro di sé, cioè quel tipo di energia, sì. autonomamente ormai. Il fatto che lui adesso abbia detto, no, io mi sento di identificarmi un po' meno nel Tai Chi, lo sento un po' più lontano da me. Per come lo sto vedendo io, è un modo che la sua PS ha per far sì che lui non vada in questo viaggio, ma non perché lui ha perso la connessione col Tai Chi, ma per fargliene sviluppare una di un altro tipo. Quindi non più legata a quel filone lì e a quel maestro originario che abbiamo visto essere uscito poi dal cinema, ma in modo molto più personale e quindi pulito, libero, autonomo. qui in Italia? Sì. Sì. Domandona, da solo, esatto. Era questa la domanda. Da sé. Da solo? Un Simone Tai Chi Chuan? Sì. Sì. Che è successo? È calata la connessione, che è successo? Chiaro. Mi piace questa idea di libertà, di svincolamento. Anche perché quello che io ho visto prima è che il suo maestro, non il maestro del maestro, il suo maestro aveva una mezza intenzione quasi di passare il testimone a Simone questa volta, e quindi ho visto questa parte qua, però doveva essere collegato al maestro del maestro, quindi anche no. Perché io per esempio dall'altra parte vedo delle interferenze siriane e nel momento in cui passi questo scettro, il testimone, passi tutto. Da parte del suo maestro o del maestro, Monica? Cioè, diciamo che c'è una sorta di contaminazione in parte. Difficile ripulire il testimone, no? Per questo viaggio lui mi ha scritto: sono combattuto, sì, ma anche spaventato. Infatti sì, la PS proprio l'ha messo allerta con tutti gli allarmi possibili. Ma lui potrebbe andare in quel paese non a non potrebbe andare in quel paese da solo per un periodo a sua scelta, cercando da solo fonti da cui attingere nuovi step di apprendimento del suo Simone Tai Chi Chuan? Ma energeticamente non mi sembra quello il suo paese. Io vedo che potrebbe andare lì come in altri posti, a cogliere delle cose, ma prima deve essere sicuro di sé, come se adesso non si sentisse ancora completamente protetto, tra virgolette. Se dovesse, esatto. Un po' più di forza deve acquistare,
perché in questo momento lui potrebbe essere in balia di varie cose. Chiamiamo tutti quelli che hanno a che fare nel mondo col Tai Chi Chuan e li invitiamo nel nostro megacinema. Insegnanti di insegnanti, apprendisti e persone che lo praticano. A tutti i livelli, tutti invitati. Di tutti questi, quanti percentualmente accorrono ed entrano con animo sereno e disposto a conoscere del cinema? Sì? E diciamo che non è facile perché alcuni sono proprio legati all'energia bianca, altri all'energia nera e in quei casi è molto Non più entra. difficile. Allora, rifaccio la domanda. Invitiamo solo quei pochi che praticano il Tai Chi Chuan pulito. Mm. E di tutti questi uno si faccia avanti, si metta fronte a Simone. Io vedo una donna, non è giovanissima, però è una donna ed è importante che sia donna. Cosa fanno? È come se praticassero a specchio. Che lei inizia un movimento, lui lo completa. A specchio. Mm. Chi sta ascoltando questa sessione? Che prima mi è saltata e adesso ho sentito un attimo il mio eco, cosa che non capitava da tempo. Elena. Sì, mi è apparso di nuovo tipo intorno alla Germania, intorno a Monaco. Proprio quasi come se si stessero sintonizzando sulle onde nostre. Perché? Penso. Che gli frega questi del Tai Chi Chuan? È importante. No, sì, stiamo scoprendo troppe cose. Sì. Stiamo svelando troppe cose da cui loro prendono energia. Come si chiama la donna, Monica? Aspetta, qui Jin. È orientale. Sì. A quanto vibra normalmente in media Qui Jin? 98, 150 mi fa vedere questo range. È poetico il suo Tai Chi? Sì. È esteticamente perfetto? Sì. È floreale, non so, sì, molto completo. Dovrebbe essere floreale anche quello di Simone? Aspetta, mi è venuto marziale, per lui non lo so il perché. Maschile? Sì. La parte maschile. Sì. Ma perfetto allo stesso modo. Sì. Diversamente perfetto. Beh, è molto bella questa cosa. Allora ricolleghiamoci al terzo e ultimo punto di Simone. Guarire il rapporto con il femminile. La donna si approfitta dell'uomo. Questa strana idea si è insinuata da qualche tempo nella sua testa. Causa esoterica. Fa vedere sia l'entità baratto, dove effettivamente lui mette, vedo un lingotto d'oro di 100 kg e dall'altra parte la donna mette un orecchino. Quindi ovviamente non c'è proporzione, no? Ah. Poi è come se vedessi anche una donna pleiadiana che è come se suggerisse che nessuno, no? Nessuna umana può darle quel tipo di amore, ecco, che lui desidera. Ecco, anche questo tipo di idea. Io dico che lui, grosso modo, l'ha sempre avuta, ma è come se ultimamente se ne fosse accorto.
ma è una cosa che l'ha sempre caratterizzata in maniera inconsapevole. E il fatto che adesso se ne sia reso conto è un ottimo inizio. L'ha fatto stare male rendersene conto, però invece è stato importante, perché è l'inizio della sua guarigione, del riequilibrio. Elena. Sì, vedo proprio che come riequilibrio e guarigione il fatto che tu abbia detto di chiamare chi fa Tai Chi in maniera completamente pulita, ok, cioè abbia dato lo spunto a Simone, la PS, cioè la PS ha chiamato questa cosa per far vedere a Simone in che direzione andare, come se io vedessi che lui deve pensare a una donna che fa Tai Chi in maniera autonoma e per sé più che altro, che lui conosce o che comunque conosce anche solo magari di nome, non lo so, ok? E con lei fare proprio un lavoro di confronto vibrazionale energetico. Ok, per trovare proprio riequilibrare questa parte femminile e maschile. Adesso mi colpisce il fatto di vedere che lei si chiama, ho detto qui Jin, e Jin significa proprio donna, no? E chi è proprio l'energia? Sì, chi, no? infatti. Va bene, chiamiamo il nonno paterno, disincarnato. Portale aureo, tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Simone sono invitati. Parola al nonno paterno. È venuto con la testa tutta fasciata, se la tiene fra le mani, come se stesse scoppiando, tutto dolente, col cranio quasi più grande del normale, no? Io lo vedo vestito quasi da diviene imperatore romano, no? Con quel mantello, quella veste lì, però un po' meno dell'imperatore, come se fosse un capitano di una squadra di soldati romani. E lui è come se volesse far vedere la sua propensione a essere soldato, a essere difensore, non so se era nell'arma o ha fatto il militare più anni, non lo so, o ha fatto la guerra ed era riconosciuto, ecco, mi fa come se volesse farmi vedere questa sua propensione a essere conduttore, no? Di altri soldati, con quella propensione lì. Va bene. Messaggio a Simone. Chi vuole? Beh, a lui dice: il mio esercito ti difenderà. Però è un po' con quella dimensione lì, quindi quasi interferente, è ancora interferente su Simone. Monica? Tipo chi controlla la nostra mente? No. È una domanda. Offriamo io una Vic. La risposta è noi stessi. È come se il nonno si aggiungesse. Allora, non lo vedo della stessa palpabilità fisica di Simone e dell'altra donna. Aspetta, Ki-Jin. Ki-Jin. Esatto. Però è come se lui iniziasse a muoversi un po' come loro, un po' più faticosamente, un po' più goffamente. Elena? Sì, infatti non vedevo proprio questa cosa qua, ma vedevo che cercava di sincronizzare la sua vibrazione a quella di Simone, che ha un colore blu.
e la sua era tipo grigia, cercava di avvicinarsi e sincronizzare la sua a quella blu di Simone, quindi è una cosa simile, molto simile. Gli diamo una vicca al nonno e vediamo se cambia il suo messaggio o conferma il vecchio. Dice: voglio vibrare alto per raggiungere la sorgente. Monica? Sì, è giunta l'ora di essere condottiero di me stesso. Va bene, lo salutiamo. E gli fa come segue il saluto in cui si toccano le nocche reciprocamente, ci si dà un pugno, no? In cui si toccano le nocche. Uh-huh. Così. Adesso non so se si usa in qualche modo questo gesto anche nel Tai Chi, non so. No, però ok. Va bene, lo salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Monica, l'unica esperienza di costellazioni familiari ha portato a qualcosa in Simone? È come se si affaccia uno di questi suoi fratelli, che gli fanno credere di essere fratello, e gli ricordano che sono loro i veri parenti e che comunque possono vedersi con altre modalità, in altre circostanze, non per forza dentro le costellazioni. Elena? Sì, ho visto come se fosse sì, lui che ha fatto la costellazione, ma come se fosse dentro a un guscio tipo nuovo e un guscio ulteriore era suo papà proprio. Ok, quindi è come se l'azione di loro, no? Dei Pleiadiani passasse prima attraverso il filtro papà, quindi prendesse l'energia dal papà e da Simone e poi dal papà. Va bene, prima di andare a fare il nostro solito lavoro, facciamo un po' di caldi abbracci teddy bear. Io mi scelgo qualcuno da abbracciare, voi sceglietevi chi volete, io mi abbraccio a Star Sheeran, che è venuto qui per l'amore. E cosa rappresenta? Anch'io. Perché ridete, non capisco. Avevamo dubbi. Cosa rappresenta di più di un abbraccio caldo? L'amore fraterno o anche di altro tipo, no? Dov'è? Venga qui, che lo abbraccio. Io che sono un povero stupido umano, la mia razza non è in grado di amare e di poteri quali quelli di questi qua. Venga qui. Ne potrò trarre un enorme beneficio sicuramente. È come se ti desse le spalle e si rivolgeva a una platea molto folta e faceva dei discorsi in cui trasmetteva grande amore, grande compassione e allo stesso tempo è come se gli dicesse: lo potete vedere dal mio aspetto che sto dicendo la verità, io sono così bello, così luminoso, con questi occhi chiari, questa pelle chiara, i capelli biondi, proprio perché sto dicendo la verità. Benissimo. Io compaio davanti a lui e lo abbraccio, così. E lui diventa un demone piccolo orribile, tipo un pidocchio. E la platea che fa? Cioè la platea, alcuni si mettono a ridere, quasi una risata isterica, qualcuno non ci vuole credere, qualcuno inizia a prenderlo in giro, sono diverse le reazioni e lui si vergogna tantissimo. Ma qualcuno potrebbe dire che io ho ucciso Star Sheeran, che sono io il male. Non hanno pensato a questa Qualcuno ti logica. vuole processare subito al rogo. Va bene. Andiamo al rogo. Mi metto nel rogo, il fuoco mi brucia. È il fuoco della verità però questo, eh? Mi brucia? No,
Sono la menzogna? Cioè come se fosse l'acqua. Questo rogo in cui tu ti immergi in verità è come l'acqua in cui tu sguazzi. Ok, nella platea c'è Simone. Sì. Che fa? In questo momento lo vedo un po' interdetto. Va bene. Noi facciamo tutto quello che ci pare. Forse perché siamo Dio, ma chissà. Allora, torniamo indietro. Si riavvolge, rewind. Io non entro. C'è Ashtar che aizza la platea. Dice che lui è amore. Adesso Simone esce dalla platea e va ad abbracciarlo. È timido, così come l'abbiamo visto noi. Timido, sai, gli sudano un po' le mani, ha gli occhi bassi e inciampa un po' prima di andare. Però Simone ha visto Sì, tutto quello che è già avvenuto. sì. L'ha vista è come se ci fosse però un suo precedente attaccamento. Elena, che scalpiti. Sì, vedo che lo abbraccia in maniera neutra, nel senso quindi emana la sua vibrazione naturale e questo è troppo già per Ashtar. Vibra già troppo alto. Ma Simone sente un caldo abbraccio? No. Vedo che man mano che lo abbraccia è come se sparisse quello che lui stava abbracciando. Sì, cioè lui avverte inconsistenza. Infatti Esatto. poi alla fine rimane il mantello, come se ci fosse solo Sì. un esterno. Ma magari non è degno, Simone, e l'altro se n'è andato. No, Sono no, ipotesi, no. non è Sì, che... sì. No, quello No, che vedo Simone io non, no. non avverte questo. No, infatti, esatto, Un no. disvelamento della verità, che le cose stanno così, che c'è inconsistenza completa dall'altra parte. Ma continuiamo con le prove. Tutti quelli di B28, diciamo di alto grado, e delle Pleiadi di alto grado, ma sotto Ashtar, che era il più alto, tutti in fila sul palco e Simone se li abbraccia tutti, uno dietro l'altro, velocemente. Alla ricerca dell'abbraccio perfetto. No, rimane un po'... Vede la verità, vede come stanno le cose, perché tutti spariscono, si dissolvono. Troppo alta la sua energia, quindi si dissolvono. E niente, prende coscienza. Vedo che prende coscienza di questa cosa, un attimo di... Così, deve assimilare l'informazione un po', qualche secondo e poi ne prende atto, ecco. A quanto vibra Monica, Simone? Ora intorno ai 500 miliardi. È timido? No. Ora no, perché abbraccio dopo abbraccio riesce a comprendere la sua essenza divina. Vedo che proprio cresce in statura, in muscolatura. Ce lo facciamo un abbraccio a 4? Sì, ci sta proprio. Questo è un vero abbraccio. Tutti per uno e Simone per tutti. I 4 moschettieri, no? Uh-huh. Sì, sì. Bene, lasciamolo fare da solo. Vediamo cosa fa. Lui ha visto tante sessioni, all'inizio non ci capiva niente, non ha mollato, ha capito che quello che facciamo noi, questo ce l'ha detto all'inizio sessione, quello che facciamo noi non lo fa nessuno, lo facciamo a una profondità che nessuno neanche ipotizza e non solo contempla nell'ambito della polizia energetica. È andato avanti con metodo, come nella sua indole, no? Vuole imparare, ci si mette, ci si dedica e sta già a 500, ha ancora tutte le entità eteriche mentali, gli impianti,
ipotizzo, ma sta a 500 miliardi. Sì, mi fa vedere che sul cluster è come se fosse, sai, una tenda nel deserto, quelle tende grosse dei beduini. Quindi apre la tenda e dentro c'è questo cluster che dentro poi sembra, cioè da fuori la tenda sembra grossa, ma è una tenda. Appena apre c'è questo spazio infinito nero, molto, molto ampio, e ci sono tutte queste piccole ampolle che sono le sue vite. Monica. Per quanto riguarda l'abbraccio che ci siamo fatti noi, è come se lui avesse iniziato a percepire cosa significa veramente essere a casa. Non era l'illusione di prima, ma hai iniziato a percepire che è il contatto autentico con se stesso. Per quanto riguarda invece il cluster, l'avevo visto un po' simile, però come se fosse una tenda degli indiani d'America, e con dentro tutta una serie di oggetti vari, un po' anche fatti di teste, ossi vari, ecco. Cosa fa? Ne tiene questi contratti? No, sta aprendo il portale definitivo. E arrotola la tenda quasi come se dovesse chiuderla, no? Smontarla per portarla via, e la butta tutto dentro al portale definitivo. E il deserto dove c'era la tenda diventa tutto verde, come se fosse un immenso prato. Sa creare qualche cosa di bello da lasciare qui? Allora, la PS che era il fungo atomico, ok, adesso è come se l'avesse ribaltato, e quell'energia, la forte forte energia ora si può espandere anche all'esterno, invece che implodere esplode verso l'esterno ed è la sua energia che va ovunque. Monica? L'ho visto come proprio montare un cavallo, correre su una prateria, e la sua PS, che appunto io l'ho vista chiamarsi Lucilla, si presenta sopra un altro cavallo e si incontrano. Ed si intravede una forma femminile, ma in realtà non ha i contorni chiari perché è pura energia. Avatar. Come lo vedete? Mi mostra come un volume, non lo so, contenente tante informazioni strane, vecchie, antiche, segreti, così, che rendono tutto un po' oscuro, un po' confuso, un po' quando anche l'idea del tramandare, del lignaggio, no? Del tramandare una certa sapienza di maestro in maestro, con fatica, così, ecco. Elena? Sì, io come se avessi visto la figura tipo dell'avatar, no? Però più squadrato, quindi più limitato, no? Quindi non morbido come se fosse rotondo, ma tutto squadrato, come se fosse un omino dei Lego di legno, però contenente appunto queste informazioni antiche, vecchie. Ok, se toglie tutto può fare anche qui la sua creazione energetica. Noi l'abbiamo chiamata ad eternum, lui la può creare con una forma del Tai Chi, la può creare con un fiore, la può creare come gli pare.
È come se in qualche modo, adesso lui è da solo sulla scena, ma è come se si ricordasse alcuni movimenti che ha fatto prima insieme a Kijin e li riproduce aggiungendone un pezzo. E da questi movimenti che io vedo fa sia con le braccia, con le mani, con la testa e con le gambe, genera l'ad eternum. Elena? Sì, quella sfera completa che mi facevano vedere prima, tipo appunto Kijin e le persone che riescono comunque a tenere la loro energia completa di tutti i movimenti del Tai Chi. Lui riproduce quella cosa lì. Fatto. Sì. Nuova vibrazione. Monica, stavolta. 815. Mamma mia. Consapevolezza. 225. PS. 68. Vite. 994. Cervello. 10.4. Elena, tutto ok, sì. Sì, 10.8. Mi viene la frase: è nato un maestro oggi. Ecco perché c'erano queste interferenze che non ci sono ormai quasi più. Si è aperta una strada a Simone? Sì, in questo momento io sento una vibrazione che è rara, cioè così forte, la sento proprio in tutto il corpo. Sì. Non è da tutti, non è... Quasi nel DNA, cioè proprio profonda, a tutti i livelli. Lui ha proprio la possibilità, è come di rimpossessarsi di un Tai Chi che aveva visto Elena, quello originario, esatto, del primo uomo che l'ha là. praticato, pulitissimo, solo uomo. Cioè solo essere umano? Sì. Vabbè, interferenze ci sono? No. Il progetto c'è? No, non più. No. Non me lo ricordo neanche il progetto. Ah sì, Experimenta o Globo Stellare. Kijin c'è? Sì, è come se, io la vedo come se si mettessero un attimo in disparte e lui inizia a livello eterico ad avvicinarsi energeticamente alla parte femminile del Tai Chi. È come se lei fosse stato il là, il punto da cui partire per darle questo spunto sia di riappropriarsi del Tai Chi ed è stato anche lo spunto per riavvicinarsi e riequilibrarsi di nuovo al femminile, energia e mondo poi concreto femminile di donna. Sì. Femminile, fiamma? Assolutamente. C'è. Te l'è scritto nelle cose da fare in questa vita lui? È come se vedo questo avvicinamento alla parte femminile del Tai Chi, ok? È quasi come se si avvicinasse da un altro punto di vista, nel senso dalla parte femminile del Tai Chi e dopo si accorge che per lui è il processo fiamma. Non so se sono riuscita a spiegare cosa vedo. Sì, sono d'accordo. È come se ci fosse prima un piccolo lavoro personale legato al Tai Chi e quello è come se sbloccasse definitivamente
il processo fiamma. Messaggio finale, Monica. Sono finalmente Simone a tutti gli effetti e mi fa vedere come se fosse proprio un sole, no? Con tutta una serie di raggi che immette dal suo corpo, dal suo cuore specialmente. Elena? Sì, è proprio come se si sentisse proprio libero da queste briglie che aveva, no? Addosso. Adesso finalmente non è più incastrato nelle cose che vedeva intorno, che lo sviavano. Adesso è libero di andare verso la sua strada. Un'immagine finale. Lui cosa si mostra? Allora, riproduce tutti i movimenti del Tai Chi messi assieme che appunto ricreano questa sfera che diventa appunto blu-verde e mi fa vedere appunto questa energia blu-verde del Tai Chi. Lui dentro ha la sua energia in movimento dinamico che riesce proprio a sincronizzarsi perfettamente, diciamo, ok, in eterico, con la vita di tutti i giorni nella Matrix. Monica? Sì, come se avesse preso consapevolezza che questa luce emana da lui e non dall'esterno, non più come quel fascio che aveva visto, che ci aveva proposto all'inizio, no? Comprende che è lui il motore generatore di tutta la luce. Vibrazione finale. Circa 900. 983, ho visto. Gioco finale, torniamo indietro nel tempo, cioè sono tutti i pleiadiani e i B28 sul palco, lui è nella platea e lui con queste condizioni sale sul palco. Avete detto 900? Più, anche di più. Sì, diciamo che appena fa il movimento verso il palco già perdono consistenza, già solo con la sua energia, già solo con lo spostamento della sua energia. Brasati. Non esistono. No. Non c'è niente, è un'illusione, è un film. Un ologramma. Aria. Esatto, è come se quando lui si muove si spengono gli ologrammi di colpo. Sì. Aria organizzata. Mm-hmm. Va bene.